Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare l'ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. Per questo video progetto io andrò a utilizzare del cotone che ho in casa, un numero 2 e l'uncinetto numero 3. Come avete visto dall'anteprima è un punto l'uncinetto molto bello e soprattutto molto traforato, visto che sta arrivando la bella stagione. Ora prendiamo il filo e iniziamo subito con i dettagli. Per andare a creare questo punto all'uncinetto avete necessità del multiplo 22 più 13 perché è un punto che si sviluppa su due punti che si spostano a zigzag, ma per far sì che tutto venga regolato tra un pannello e un altro, se casomai andate a creare una maglia, vi consiglio di utilizzare questo multiplo. Quindi semplicemente prendete il filo, fate il classico nodino e poi andate a caricare. Mi raccomando, le catenelle iniziali devono essere sempre molto larghe rispetto all'uncinetto con cui andate a lavorare. Ora io andrò a caricare 33 catenelle più 2 che sono i laterali, per un totale di 22 che è un multiplo più 13. Io vi devo fare un piccolo campione, quindi utilizzo solo il modulo, però se dovete fare, come ho detto prima, una maglia, prendete la vostra circonferenza, la dividete a metà e mettete tante volte 22, 22, 22 fino ad arrivare alla larghezza che vi serve, più 13 punti. Io qui ne ho 36, giusto per farvi vedere il modello. Ne aggiungo un'altra di catenella che mi serve per iniziare il lavoro. Entro in quella precedente e vado a fare un punto basso e altre 7 catenelle per un totale di 8, quindi 1 lo conteggio come catenella, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8. Carichiamo l'uncinetto, torniamo sulla base, andiamo a 1 2 3, quindi 3 catenelle non le lavoriamo, 1 2 e 3. Nella quarta catenella di base andiamo a fare una maglia alta e facciamo un blocco di 5 maglie alte. Questa è la terza, la quarta, la quinta. Ora andiamo a fare 1 2 3 4 5 6 catenelle, caricate l'uncinetto e contate 6 catenelle di base, 1 2 3 4 5 6, quindi nella settima andiamo a fare una maglia alta. Quando dico di contare le catenelle di base, partite sempre dall'ultima lavorata, poi facciamo 3 catenelle di separazione, carichiamo l'uncinetto, facciamo 1 2 3, nella quarta di base andiamo a fare una maglia alta e questo è il mio modulo. Ora andiamo a fare sempre 6 catenelle di separazione, 4 5 e 6, conteggiamo 1 2 3 4 5 6, nella settima andiamo a fare una maglia alta e facciamo l'altro modulo da 5 come quello precedente, quindi 5 maglie alte una dietro l'altra. Ora andiamo a fare sempre le catenelle per finire, che sono 3 non 6 perché andiamo a concludere la riga. Carichiamo 2 volte maglia altissima, contiamo 1 2 3,
nella quarta, ecco, ne avevo fatto conteggiata una in più, non fa niente, andiamo a fare una maglia altissima, perché voi senza rendervene conto qui avete fatto 3 catenelle di separazione e 5 per fare la maglia altissima. Praticamente il nostro margine sarà molto più alto rispetto al modulo. Ora iniziamo la seconda riga. Se vi capita come a me di aver fatto troppe catenelle, l'unica cosa che potete fare è smontare il nodino. Ecco perché non è una buona idea stringerlo troppo. Eccola qua. E smontare una catenella che c'è in più. Stringete. Eccolo sistemato. Questo è un suggerimento per chi non vuole andare a disfare tutto il resto. Adesso iniziamo veramente la seconda riga. Iniziamo la seconda riga, che è molto facile. Facciamo punto basso, oppure semplicemente catenella, decidete voi, e facciamo un totale di 11 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Saltiamo il blocco di maglia alta, entriamo direttamente in questo archietto qua e facciamo un punto basso, poi 11 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Saltiamo questo blocco qui che forse vi siete resi conto, ma alla fine sono sempre 5, perché maglia alta, 3 catenelle maglia alte sempre 5, quindi lo saltiamo, andiamo in questo qua, andiamo a fare un punto basso, sempre 11, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, e ci chiudiamo qui saltando praticamente le ultime catenelle, le ultime 3, 1, 2, 3, ci chiudiamo qua con un punto basso. Questa è la seconda riga. Ora dobbiamo rifare la prima, ma spostiamo un attimo i blocchi e vi faccio vedere in che modo. Si inizia sempre con un punto basso e 4 catenelle che ci fungono da maglia altissima e poi altre 3 per la separazione, un totale di 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ora carichiamo l'uncinetto, contiamo 1, 2, 3, nella quarta catenella di base andiamo a fare una maglia alta, 3 catenelle, contiamo 1, 2, 3 nella quarta maglia alta, poi 6 catenelle di separazione e facciamo il modulo da 5. 3 di queste catenelle ci servono per questo modulo e 3 ci servono per questo, quindi caricate, contate dal punto basso 1, 2, 3, nella quarta maglia iniziamo a fare maglia alta, carichiamo nella prossima maglia alta per un totale di 5. Fidatevi che è più facile da fare che da spiegare. L'aspetto finale è veramente fantastico. Dopo aver fatto il modulo da 5 andiamo a fare le mie solite 6 catenelle, carichiamo, ci spostiamo dal punto basso a contare 3, 1, 2, 3, nel quarto punto andiamo a fare maglia alta, 3 catenelle, carichiamo, 1, 2, 3, maglia alta, poi 3 catenelle di separazione, carichiamo 2 volte e andiamo a fare una maglia altissima sul punto basso, e questa è la terza riga.
Giriamo il lavoro e la quarta riga è uguale, identica alla seconda, quindi punto basso e 11 catenelle. 7, 8, 9, 10, 11. Saltiamo il modulo, che sarebbe questo, entrate direttamente con un punto basso. Ci ritroviamo per la quinta. Punto basso e le catenelle, che sono 7, 6, 7, carico, conto 1, 2, 3 nel quarto punto, maglia alta e continuo per le restanti 4. 4 e 5. Lavorate troppo stretto. Ora 6 catenelle, carico, conto 1, 2, 3 nel quarto punto di base, maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3 nel quarto punto, maglia alta. Guardate, l'aspetto finale è più o meno questo. Io lo trovo bellissimo per l'estate perché è talmente leggera che non vi immaginate. Immaginatevi una maglietta large con un bel top in sotto che vi fa vedere tutta la meraviglia di questo punto. Bene, finisco la riga, poi ci ritroviamo per le chiacchiere finali. Io l'ho sviluppato pochissime righe perché non è necessario che vada avanti e faccia una prossima riga, avremo sempre gli archetti, dopodiché spostiamo il punto pieno con quello vuoto, quindi è veramente facilissimo. A guardarlo così, oltre all'idea che vi ho dato prima della maglia con un top sotto, mi viene in mente anche un bel coprix costume oppure un bel vestito estivo normale con la sottoveste. Lo trovo veramente fantastico, o se no un cardigan, un spolverino estivo giusto da appoggiare leggermente sulle spalle, oppure una sciarpa estiva o uno scial, qualsiasi cosa voi vogliate, anche perché lo trovo fantastico con un qualsiasi filato. È normale che se fosse della viscosa, pura viscosa, il fatto di avere questi archetti tra un punto e un altro, la viscosa scende molto molto bene e aprirebbe per bene insomma la grafica del punto, ma questa è solo una mia idea. Come al solito io vi ringrazio dell'attenzione, tutto quello che dovete fare per aiutarmi e sostenermi in questa mia passione, in questa mia condivisione insieme a voi è quello di iscrivervi. Avete anche la possibilità di donare nelle super chat oppure nelle diverse funzioni. Io sono qui semplicemente per interagire con voi e insegnarvi quando mi è permesso quello che so. Vi ringrazio dell'attenzione e noi ci vediamo al prossimo video progetto.